Oggi parliamo di Blue, la storica rivista di fumetti erotici pubblicata in Italia dal gennaio 1991 fino al dicembre 2009. Per quasi 20 anni, Blue ha rappresentato un punto di riferimento nel mondo del fumetto erotico d'autore, raccogliendo sotto un'unica testata il meglio della produzione italiana e internazionale. La rivista ha avuto una tiratura di circa 20.000 copie a numero, una cifra considerevole per un genere che, all'epoca, era ancora considerato tabù in molte sfere della società. Il progetto Blue nasce da un'idea di Francesco Coniglio, editore coraggioso e visionario, che voleva sfidare le convenzioni con una rivista che trattasse l'erotismo con una profondità artistica e narrativa spesso assente in altre pubblicazioni. Coniglio fondò Blue Press, la casa editrice originale, per promuovere questa sua visione. Col tempo la rivista ha cambiato vari editori, tra cui Coniglio Editore, che ne ha pubblicato gli ultimi numeri. L'ultimo numero della rivista, il numero 200, uscì nel dicembre 2009, segnando la fine di un'era per il fumetto erotico in Italia. Anche se la rivista ha poi chiuso, l'eredità di Blue continua a vivere attraverso le sue storie e i suoi autori. Uno degli elementi più distintivi di Blue era la qualità e la varietà degli autori coinvolti. Artisti del calibro di Massimo Rotundo, Orazio Altuna, Silvio Cadelo, Guido Crepax, Moebius e molti altri hanno dato il loro contributo alle pagine di questa rivista, elevando il fumetto erotico a una forma d'arte rispettata. Il fumetto d'autore veniva trattato con attenzione ai dettagli e alla narrazione, spesso mescolando erotismo, filosofia e critica sociale. Un esempio è Il fiore innamorato di Silvio Cadelo, pubblicato nel primo numero. Si tratta di una storia che usa la metafora dell'amore tra un fiore extraterrestre e un essere umano per esplorare il concetto di sessualità. Questa visione fantasiosa e sperimentale caratterizzava molti dei racconti della rivista, che raramente si limitavano a un semplice voyeurismo. Non mancavano le provocazioni. Ad esempio, la serie Ex Libris Eroticis di Massimo Rotundo giocava con riferimenti culturali e storici, creando una complessa trama intorno al tema del desiderio e del tradimento. Blue non era solo una rivista di intrattenimento, ma anche uno spazio dove si poteva riflettere sul ruolo dell'erotismo nella cultura. Blue è stata molto più di una rivista di nicchia. Ha sfidato i confini del decoro e della censura in un momento in cui il fumetto erotico era visto con sospetto. Con uno sguardo progressista e aperto, Blue ha saputo conquistarsi un pubblico affezionato che apprezzava la libertà espressiva degli autori e il coraggio editoriale della rivista. L'influenza di Blue si estende anche al di fuori del fumetto. La rivista ha contribuito a formare una nuova visione della sessualità negli anni 90 e 2000, invitando i lettori a guardare oltre i preconcetti moralistici e abbracciare una rappresentazione del corpo e del desiderio più sfumata e artistica. Ricordo di aver sfogliato qualche numero di Blue negli anni 90 e la sensazione era di trovarsi di fronte a qualcosa di unico e audace. Non era il classico fumetto erotico volto solo al piacere visivo. In quelle pagine c'era arte, provocazione e anche un certo senso di poesia. Blue ha saputo camminare sulla linea sottile tra intrattenimento e riflessione, offrendoci uno spaccato di come l'erotismo potesse essere rappresentato senza cadere nel banale o nel volgare. E questo è stato il suo grande merito: educare il pubblico a guardare con occhi diversi. Se non conosci Blue, o se vuoi riscoprirlo, ti consiglio vivamente di dare un'occhiata ai vecchi numeri. Troverai non solo disegni mozzafiato, ma anche storie che ti faranno pensare e sorridere. E con questo ti invito ad iscriverti al canale per non perdere le prossime puntate.